In principio, non vi era altro che una terra di rupi grigie e arci alberi immersi da una intramontabile fitta nebbia e un silenzio infinito. È proprio qui che ebbe inizio l'era degli antichi, un'era dominata da potenti draghi eterni che governavano sia in terra che nei cieli. Ma dalle profondità di un piccolo angolo del mondo nacque una piccola fiammella avvolta dalle tenebre, la prima fiamma. La nascita di questo fuoco, alla fine, portò alla disparità. Ciò che prima era sconosciuto al mondo, gli opposti, presto divennero parte di esso. Caldo, freddo, vita, morte, luce e oscurità. E dalle tenebre, loro trovarono le 4 anime dei grandi lord. Gwyn, il lord del sole, trovò l'anima della luce, ottenendo un immenso potere che condivise con la sua imponente armata dei cavalieri d'argento. Nito, il primo dei morti, prese l'anima della morte, tramutandolo in un abominio di putrefazione e malattia. La strega di Izalith e le sue figlie trovarono l'anima della vita, rendendole in grado di controllare il potere del fuoco. E infine il quarto lord, un essere molto spesso dimenticato, molto tempo dopo scoprì l'anima dell'oscurità e con essa generò l'umanità, dividendo infinite volte il suo potere. L'immensa forza di queste anime permise ai loro detentori di creare intricate città sotterranee in cui vivere. Tuttavia, il Lord del Sole non si accontentò del sottosuolo e decise quindi di reclamare la superficie, governata ancora dai draghi. Ordinò alla sua armata di affrontare direttamente gli Eterni, ma le loro armi erano inefficaci contro di essi, poiché le loro scaglie erano fatte di pietra impenetrabile. Una pietra così ineffabile da garantire ai draghi immortalità e immunità da qualsiasi tipo di attacco. Ciò nonostante, si narra che ci fu uno di loro totalmente diverso dagli altri, spoglio di questa difesa, un drago destinato ad avere una vita mortale. Il suo nome era Sith, il senza scaglie. Egli bramava di ottenere il più grande tesoro della sua specie, il cristallo primordiale. Era l'unico modo in grado di conferirgli il potere necessario per essere al pari dei suoi fratelli. Ma a nessuno era permesso di impadronirsene, men che mai a lui. Così decise di tradire la sua specie e si alleò con Gwyn, rivelandogli in gran segreto l'unico potere in grado di sterminare i draghi eterni, quello del fulmine. Gwyn, con i suoi miracoli divini, forgiò potenti saette e passò alla conoscenza di tale potere a tutti i suoi fedeli. In più, incantò le armi dei propri cavalieri d'argento con il potere del fulmine e si preparò per scatenare una grande guerra contro gli Eterni. E ciò avrebbe sancito una nuova era. Lance di fulmine trapassarono le impenetrabili scaglie di pietra dei draghi, polverizzandole, e con esse anche la loro idea di immortalità. Un'infinita pioggia di enormi frecce trafissero le ali delle immense bestie, costringendole a combattere in terra e a rinunciare il vantaggio dei cieli. Le punte di queste frecce, intrise di un potente veleno, ferirono facilmente la loro carne esposta, indebolendoli sia nel corpo che nello spirito. Poi i cavalieri d'argento si gettarono con ferocia su di essi e affondarono le loro spade nelle viscere delle bestie, annientando completamente il mito dei draghi eterni. Questo fu l'inizio della fine dell'era degli antichi.